Oggi finalmente costruiremo la casa nuova per i betta che ci diede tempo fa Francesco, perché sono nel 110 litri, ma siccome le betta che ci sono state date da Stefano dovevano essere femmine, sono spuntate due maschi. Quindi, siccome tirare fuori 5 esemplari è un po' difficile per come è l'acquario, che potete vederlo, i due si rifugiano sempre in un angolo, quindi ci è più facile prenderli, li mettiamo in questo 50 litri, bello tranquillo, iperpiantumato, tante zone nascondigli, piante emerse, radici. Quindi ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. L'acquario in questione è questo 45 litri in cui c'erano all'interno i Macropodus supercularis che adesso sono nel 150 litri. Adesso procederemo con lo smontaggio completo dell'acquario per poterlo rimontare da capo. Operazione che richiede sempre un po' di tempo e di pazienza. Abbiamo naturalmente separato tutte le Anubias, le abbiamo appoggiate all'interno di una bowl con il filtro sempre ad aria in modo tale da non perdere i batteri benefici della spugna stessa, in modo tale da poter avviare in modo molto veloce l'acquario senza aspettare i canonici 20 giorni di maturazione del filtro. Ed ora è via con la pulizia del vetro, un'operazione lunga e noiosa, molto noiosa perché bisogna pulire bene i vetri in tutto lo sporco, residui di calcare, controllare bene le siliconature, è un lavoro che ci vuole un pochino, ecco. Mi raccomando, in questa situazione abbiate pazienza, non avete fretta, perché nella fretta può anche succedere di causare problemi, come a noi è successo con l'acquario, che ci si è rotto. Ed è una bella rottura di scatole. Ok, ci siamo quasi, naturalmente adesso inizieremo con l'hardscape. Abbiamo pulito, resettato, dietro abbiamo messo un vaso in cui metteremo delle piante per creare una sorta di giungla che esce fuori dall'acquario. Naturalmente metteremo anche delle piante messe, poi la mettiamo anche dietro per sembrare che sia un ambiente unico. Infatti dietro abbiamo messo un pannellino nero, abbiamo un attimo scocciato col nastro isolante in modo tale da poi risaltare tutti i colori dell'acquario. E il vaso, eccolo qui, e adesso studieremo le piante da mettere. Abbiamo preso le misure così possiamo tirarlo via come più ci aggrada. Abbiamo anche dato una risciacquata alla sabbia che era già presente nell'acquario, quindi adesso cominciamo con la costruzione del nostro hardscape. A sto giro abbiamo pensato di non mettere alcun fondo fertile perché abbiamo deciso di mettere solo piante epifide e forse qualche ceratophyllum per poterci aiutare con la gestione degli inquinanti, tanto la maggior parte saranno epifite e galleggianti come layout. Perché c'è l'acqua nella sabbia? Tutto ciò per eliminare le bolle d'aria che si possono creare all'interno quando posiamo la sabbia, perché se posiamo la sabbia così asciutta e poi mettiamo il layout sopra, quando versiamo l'acqua, la possibilità che tutto poi vada a smontarsi è molto alta. Invece facendo così eliminiamo tutte le bolle d'aria, facciamo il layout, siamo sicuri che non si sposta, perché ahimè in passato ci è capitato più di una volta, rischiando addirittura che i sassi siano caduti rompendo praticamente il vetro, che l'hanno fatto scheggiare, e una volta abbiamo dovuto cambiarlo per quel motivo lì, perché cadendo si è rotto. Ed ora provvediamo alla costruzione del nostro layout. Abbiamo pensato di creare una classica conformazione triangolare, in modo tale da creare delle zone libere e delle zone belle piantumate, con magari vari piccoli passaggi sotto per dare anche ripari ai nostri piccoli pesci, il tutto per renderlo il più naturale possibile. Layout completato. Adesso vi spieghiamo un attimo. Qui andremo a mettere il filtro d'aria in modo tale che uscirà da questa parte. Qui metteremo tutta una serie di piante epifite, che ne abbiamo tutte anubias praticamente, che abbiamo in quel secchio. Più avanti potremo se mettere qualche altra pianta, ok? Ma vedremo. Non lo sappiamo, dobbiamo essere sinceri. Onestamente non lo so, perché volevo mettere qualcosa di molto semplice, quindi di conseguenza solo piante epifite, mettiamo anche un po' di, vediamo, qualche muschio, piante galleggianti, qualche pianta emersa, quello sì,
mettiamo da parte posteriore, così almeno con le radici o che creiamo un po' di rifugi e vediamo un attimo come salta fuori. Non sappiamo se magari più avanti metteremo anche qualche criptocorino, qualcosa, o qualche pianta da mettere qua davanti come la sagittaria o la brasiliensis, vediamo. Ed ora tocca alla posa delle nostre piante epifite fra Anubias, naturalmente ne abbiamo a fiumi, poi aggiungeremo anche del Microsorum e naturalmente con la posa del muschio che alla fine conti abbiamo deciso di legarlo con del filo da pesca e devo dirvi che è stata un'operazione molto lunga perché l'abbiamo fatta dopo. Ok, piante messe, abbiamo messo anche un baccello, anzi 2, tutte Anubias, abbiamo creato varie caverne, così ci sono una marea di ripari. Adesso andiamo a mettere il filtro, dovrebbe starci se non ho sbagliato le misure, se no mi tocca spostare un po' davanti. Tutto questo sperando di non fare un casino. No, dobbiamo optare per questo filtro. In realtà dovrebbe. Vediamo un po' se non ho sbagliato a prendere la misura. Vediamo se riusciamo. Col metro sembra che ci siamo. Adesso andiamo a mettere proprio un po' d'acqua. Anzi, andremo a fissare il muschio, perché adesso guardate qua fatto, ma vogliamo creare il ramo con il muschio sia da una parte che dall'altra, così almeno da creare una foresta di muschio da questa parte. Una marea di video in cui creano proprio questa struttura fatta col muschio, col filo da pesca, per poter poi creare come se fosse una giungla vera e propria. Quindi vediamo se riusciamo a farlo, va? Dovremmo. Naturalmente ragazzi cercate di tenere sempre le piante umide, nebulizzatele, così almeno non si seccano e c'è il rischio che poi possano morire. Ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo piegato tanto, anche perché quando vedi i video sembra tutto facile e easy, ma il cacchio è veramente un lavoro molto lungo. Adesso naturalmente si vede il filo, non è un granché, abbiamo coperto con dell'altro muschio i punti in cui abbiamo fatto i tagli, onde evitare che magari i pescetti si possono graffiare. Quindi adesso andiamo al riempimento con l'acqua. E qui abbiamo visto che dove ci sono i maciai, se vedete ci sono delle piccolissime cose che fanno su e giù, ci sono gli avannotti di Maciaiensis. È un bel casino perché volevamo spostare i 2 maciai per di San Francesco, quindi dobbiamo un attimo vedere adesso come fare per non disturbare troppo gli avannotti. Okay. Allora, sono passate 24 ore, abbiamo fatto qualche piccolissima modifica che adesso vi facciamo vedere. Abbiamo aggiunto qualche pianta in più, abbiamo spostato solo 2 cosine perché ieri sera poi quando abbiamo versato l'acqua gli Anubias, stamattina abbiamo trovato un po' in giro. Quindi mi ha dato una bella sistemata, adesso vi facciamo vedere. Allora, abbiamo innanzitutto messo temporaneamente questa luce che avevamo, anzi onestamente mi ero anche dimenticato che ci fosse. Abbiamo aggiunto, come potete vedere, il Microsorum, abbiamo cambiato leggermente la disposizione di alcune Anubias in modo tale da creare delle piccole grotte, come ad esempio questa zona qua, qua ce n'è una, poi ce n'è una anche qua sotto, in modo tale che i pesci possano tranquillamente nuotare senza problemi, avere dei ripari. Abbiamo messo lì la tavola spostata perché qua dietro abbiamo messo il sasso con il Microsorum sperando che la pianta si prenda per benino. Adesso cercheremo magari di tappare un po' questa zona qua perché c'è sempre il rischio che il pesce possa infilarsi e rimanere incastrato. Non dovrebbero perché sono un po' grossettini, però non si sa mai. Abbiamo recuperato qualcosina dall'acquario dei Cernoides, che però domani cominceremo a dargli una bella sistematina anche a loro. Vediamo un attimo che cosa riusciamo a tirar fuori. Mettiamo un pelino. Il risultato non è male, devo dirvi che ci piace. Non vediamo l'ora che le piante crescano, in modo tale che le Anubias e quant'altro occupano il tutto, anche in questa luce, anche se non è una luce a bassa tecnologia, però come potete vedere ha un bel po' di colorazioni. Adesso non vediamo l'ora che questo acquario possa prendere piede. Ok ragazzi, abbiamo aggiunto qualche dettaglio, qualche piccolo sassolino.
Poi stiamo facendo l'ambientamento per i cuccioli che ci sono stati regalati da Stefano. Abbiamo recuperati 4, ne manca uno che però è nascosto tra i cespugli del nostro 110 litri. Aspettiamo che si ambientino, la temperatura è la stessa medesima, gli facciamo un piccolo adattamento chimico. E nel frattempo vediamo se riusciamo a recuperare l'esemplare che ci manca. Ed ora è il momento di poter mettere questi pesci nella loro casa. Ho trovato l'esemplare che mancava, però come sospettavamo è all'interno dove c'è tutto quell'ambradam di Anubies radici, quindi per ora c'è un po' difficile recuperarlo. Aspettiamo magari domani con più calma, se la pesciolina, perché è la più piccola e si hanno 2 centimetri, quindi è ancora molto giovane, è facile che rimanga per un bel po' nascosta. Però per ora le 2 coppie che abbiamo le mettiamo all'interno dell'acquario. Adesso provvederemo 1, 2, 3. Ci sono tutti? Sì, ci sono tutti. Naturalmente adesso si dovranno ambientare, sono tutti sbiaditi, tutte e 4, sono 2 maschi e 2 femmine. Adesso aspettiamo di vedere come si comportano. Adesso giustamente rimangono nascosti, la luce forse un po' forte, adesso provvederemo anche a sistemarla. Abbiamo aggiunto anche delle altre piste per poter mitigare un po' la luce, ma sicuramente il tempo di qualche oretta poi si ambienteranno come si deve. E rieccoci qua ragazzi, dopo un mesetto e mezzo circa da quando abbiamo avviato il tutto. Ora vi facciamo rivedere come stanno i nostri pesci. Dalle clip che potete vedere stanno da Dio. Ahimè, purtroppo da avere 4 esemplari ne abbiamo solo 3, abbiamo 2 maschi e una femminuccia, perché una di loro non ce ne siamo accorti in tempo, è morta di occlusione intestinale. Quando ci siamo accorti era troppo tardi, abbiamo cercato di recuperarla, fargli il digiuno, dandogli le verdure, eccetera, eccetera. Il problema era talmente piena che, ahimè, non ce l'ha fatta. Purtroppo era sempre nella zona dove ci sono tutti i microsoboli, che avevamo visto che era un po' piena, infatti non ci siamo accorti, però il giorno dopo neanche 48 ore, ahimè, la pesciolina non ce l'ha fatta. Quindi però adesso stiamo recuperando l'altro esemplare che c'è nell'acquario insieme ai betti di Francesco e vedremo innanzitutto a meno di pareggiare i conti, che sono 2 maschi e poi 2 femmine. Adesso vi facciamo vedere come è messo il nostro acquario. Eccolo qua ragazzi, in tutto il suo splendore. Come potete vedere le galleggianti si sono date da fare, anzi dobbiamo dirvi che abbiamo anche diminuito il numero delle piste perché erano il doppio, c'era una zona completamente d'ombra. Come potete vedere qualcuno qua è al lavoro, fatto un nido di bolle, bello grande anche, c'è da dire. Naturalmente il maschio in questione, vediamo se si vede bene, è questo. Il maschio in questione è questo qui. Non sappiamo se le uova sono state fecondate o meno, non riusciamo ancora a vedere bene, ma sono in fase di corteggiamento. Il maschio cerca di corteggiare la femmina. Sono così da 2 o 3 giorni e devo dirvi che i loro atteggiamenti e le colorazioni, soprattutto del maschio, sono davvero spettacolari. Come potete vedere, le ridescenze delle pinne sono bellissime. Non è bello come il betta che ci ha fatto Francesco,
perché le sue colorazioni e le sue linee sono spettacolari, però anche loro si difendono molto bene, non possiamo dire di no. Il microsorm sta crescendo bene. Eccoti qua, curioso come sempre, ciao. Gli Anubias, il muschio, sta attaccando per benino. Idem in tutti gli altri tronchi. Che bella giungla che abbiamo creato. Concertophyllum, bella ragazzi, eccezionale, davvero molto bella. Il risultato ci soddisfa tantissimo perché è veramente eccezionale, molto naturale, come piace a noi. I pesci si comportano da Dio, nonostante ci sono dei maschi, non si ammazzano più di tanto perché sono divisi la vasca in due zone diverse, quindi risultato top. Naturalmente ci arriveranno altre due femmine, che è un regalo di un nostro amico con cui collaboriamo. Naturalmente vi faremo vedere un altro filmato con delle novità. Abbiamo un grosso progetto in corso che ci richiederà tempo, tanto studio, perché non vi anticipiamo nulla. E qua l'acquario dei nostri Betta-Cianoides. Il maschio in fase di incubazione orale, l'abbiamo visto l'altro giorno che è nascosto, che sta facendo incubare le uova in bocca, quindi per questo non lo vedevamo più, anzi meno male che l'abbiamo visto. Quindi quello che avete visto voi, naturalmente, il video l'abbiamo anticipato rispetto a questo, è venuto dopo un mese, questo qui adesso è un mese e mezzo più o meno, sì, che l'abbiamo fatto avviare. Come potete vedere qua siamo in fase di guerra, guardate qua, che bei colori. Questo è il maschio dominante, questo è il fratellino, colorazioni un po' più spente, però davvero tanta roba ragazzi. Vi anticipiamo anche cosa stiamo per fare. Naturalmente questo pannello metteremo sopra un tappetino, sposteremo l'acquario ai nostri lepomis, perché per renderci più facile la manutenzione, perché in quella posizione è molto scomoda, così c'è più facile e più veloce, perché così è davvero molto più impegnativo, riusciamo a stare dietro molto meglio alla manutenzione, riusciamo a fare dei cambi d'acqua molto più regolari, perché davvero così è da spaccarsi la schiena. Lo vedremo in un altro video. È l'ora della cena. Noi per i nostri pesci utilizziamo questo mangime della Icari, il Vibra Weiz, sponsorizzato, attenzione, è farina del nostro sacco questo. E devo dirvi ragazzi che da quando usiamo questo mangime, oramai sono mesi, le colorazioni e la vitalità dei nostri pesci è davvero eccezionale. Uno spettacolo, tanti esemplari hanno dei colori molto più accesi, più vivi, naturalmente più attivi, perché hanno un bel quantitativo di proteine, parliamo del 49%, quindi mica male. Usiamo ormai la Icari da un annetto, da quando abbiamo scoperta all'Italian Betta Show, che ci è stato regalato un paio di bustine e da lì davvero ragazzi, eccezionale. Ok, cominciamo a metterne un pochino qua. E qualche pezzettino qua. Naturalmente cerchiamo di mettere anche qualcuno qua dietro e via. Questo mangime non esagerate perché è davvero una bomba calorica, quindi andiamo proprio qualche pezzettino, 2-3 cosini a pesce, quindi da non essere troppo eccessivo. I nostri piccolini li facciamo mangiare come tutti i nostri rivali, a parte le pomis, li facciamo mangiare 2 volte al giorno, meglio poco ma spesso, così almeno siamo sicuri che mangiano tutto nel giro di 15-20 secondi e poi siamo a posto. Infatti adesso che le temperature cominciano ad alzarsi, giustamente gli diamo qualcosina in più perché col calore bruciano di più, ma se no in pieno inverno, nonostante abbiamo tenuto il riscaldatore non a tavoletta, attenzione, i bet hanno tenuto sempre sui 21 gradi, c'è chi dice che devono stare sempre a 25, 26 o quello che volete, ma noi gli diamo una certa stagionalità, così il pesce ha un andamento un po' più naturale, quindi di conseguenza, come ci è stato consigliato dagli allevatori, di fare così che il pesce è più sicuro che viva più anni. Questo è uno dei segni che trovate sempre
quando nei beta, soprattutto i polli wild come i Machaensis, sono in fase di corteggiamento, i due maschi se la stanno contendendo, che la femmina possa avere le pinne un po' sfrangiate perché davvero molto cruenti, infatti si inseguono, il maschio incita la femmina all'accoppiamento e intanto qualche morso lo tira, come ci è capitato anche lì all'acquario di altri Machaensis, in cui la femmina a sto giro è stata ridotta abbastanza maluccia, infatti è venuto a fargli un piccolo trattamento e si sta già riprendendo, per fortuna. Bene ragazzi, ora lasciamo che i due fratellini litigano. Ragazzi, per questo video è tutto. Grazie per essere stati con noi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete. Tutto ciò serve per far crescere la nostra pagina, per portare nuovi contenuti. A voi non costa nulla, ma a noi davvero aiuta tantissimo a crescere. Ragazzi, al prossimo video. Ciao!